Eccoci qua, buongiorno a tutti voi. Il lago è sempre il lago, è sempre qua e ormai ragazzi gente a go go qualsiasi sia l'ora del giorno, nonostante il tempo in questi giorni non sia clemente, anzi piuttosto freddo, è stato la notte, no, di giorno al sole si sta bene, quindi eccolo qua. C'ho sempre il lago, meraviglia sempre comunque col suo aspetto, guardate, ve lo faccio vedere. Forse se piove ancora un po' recuperiamo un po' di acqua del lago. Allora, non volevo spaventare nessuno col video di ieri. È dispiaciuto qualcuno. Ma allora cosa succede? Succederà quel che deve succedere, noi non possiamo influire più di tanto come singoli sulle pazzie del mondo, come si dice, e non possiamo neanche preoccuparcene perché, come dico sempre, se stasera scivoliamo sulle scale di casa o facciamo un infarto o qualsiasi altra cosa, per noi il mondo finisce in quel momento, quindi non c'è da preoccuparsi di quello. Qualcuno mi ha scritto per l'ognosticismo. In realtà noi definiamo gnosticismo un'unica cosa, ma ci sono più gnosticismi. Ce ne sono alcuni, i più tradizionali, giudaico-cristiani, quelli degli albori, che hanno anche una visione del mondo, pur essendo cristiani, diversa dai cristiani sotto molti aspetti. Per loro esistono due dei, il dio demiurgo, cioè quello che ha creato la terra e gli uomini, e il dio invece superiore, il dio quello spirituale, l'anima intoccabile, irraggiungibile. E quindi, anzi, essere contrari al dio demiurgo, ribelli al dio demiurgo, in certe occasioni può portare bene. Ad esempio, per loro Adamo ed Eva hanno fatto benissimo a, come dire, a raggirare, a cercare la conoscenza e quindi a raggirare il dio demiurgo, perché così cercano la sapienza per raggiungere l'irraggiungibile dio superiore. Vedete come in questo caso si rovescia addirittura la questione del peccato originale e tutte queste cose qua. Quindi e questo è un gnosticismo, ma non fa parte solo degli gnosticismi. Un altro gnosticismo era quello di Ario, uno dei primi vescovi cristiani, che poi dopo Nicea è stato inviso e perseguitato, ci raccontava che Gesù era sì figlio di Dio, ma non era nato all'inizio dei tempi, cioè la Trinità non era così all'inizio dei tempi. Gesù è stato creato dopo, è stato generato, perché diciamo no, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Quindi è stato, secondo Ario, Gesù è venuto in un secondo momento, e quindi non più una Trinità, ma un Dio unico che poi ha prodotto se stesso e lo Spirito Santo, quindi Gesù e lo Spirito Santo in fasi successive. Quindi questo era Ario, le teorie di Ario, e a un certo punto sono state contrastate anche violentemente queste teorie. Ma tutto questo non è lo gnosticismo, sono due gnosticismi che abbiamo appena spiegato in soldoni, in parole povere, semplificando molto alla grande i loro due concetti. In realtà lo gnosticismo, inteso più in senso generale, è
una ricerca spirituale che esula dalle regole del mondo. Ed è una parte di questa gnosi, se vogliamo, che poi anche il termine forse non è il più corretto, ci viene indicata anche da Gesù stesso, no? Quando ci racconta qualcosa e ci dice: chi ha orecchie da intendere, intenda. Ma forse possiamo parlare di gnosticismo anche nel libro di Enoch, il racconto che fa degli angeli, mentre altri gnostici parlano degli arconti, cioè di questi generali potenti che avevano da governare e mantenere in equilibrio la terra, i famosi arconti, che sono gli aiutanti del dio Demiurgo. E anche qua allora arriviamo alle teorie degli Elohim, quando invece Elohim è un nome come Yahweh per indicare Dio, un nome come un altro, perché Dio ha chissà che nome ha, non lo sa nessuno poi in definitiva. Quindi quando parliamo di gnosticismo parliamo veramente di tante cose e di nulla, nel senso che ci sono veramente molti sistemi e molti tipi di gnostici. Tra gli gnostici ultimi medievali possiamo citare i catari, poi definiti eretici e sterminati. I catari che nascevano in Linguadoca, in Francia, Italia del Nord, qualcosina in Austria e Germania, ma proprio poca roba. Quindi parlare di gnosticismo non è semplice, è molto complesso. Penso che anche sia scorretto chiamare tante cose gnosticismo. È come dare degli gnostici ai primi cristiani, e c'è chi lo fa. Ci sono dei cristiani, dei cattolici ortodossi che portano avanti una maggioranza, se vogliamo anche dire, questa cosa, che fare rinverdire i primi cristiani è sbagliato, perché i primi cristiani accedevano a Dio in modo diverso dal nostro, che è il più giusto. Ma chi lo dice? Se erano i più vicini a Gesù, più vicini ai suoi insegnamenti, erano gli eredi, alcuni erano vivi e presenti al cospetto di Gesù, come poteva essere che sbagliavano loro e non sbagliamo noi? Quindi insomma queste cose a volte mi lasciano un po' perplessi, però vi ho dato un'indicazione generale di questo e ne parleremo sicuramente. Sul primo canale vi porterò più video anzi, perché vi parlerò anche di queste divinità che i primi cristiani portavano al collo, alcuni dei primi cristiani, alcuni dei veri gnostici, quelli diciamo così, che non seguivano le indicazioni di Gesù, oppure le seguivano solo in parte e portavano avanti delle tradizioni giudaiche. Ma ne parleremo sicuramente. Per oggi il pirata vi lascia qua. Un caro saluto a tutti, iscrivetevi al canale, condividete e tutte queste belle cose qua. E grazie sempre a chi vuole aiutarmi anche con un soldino. Stiamo raggiungendo una piccola quota. Se riusciamo a raggiungere una quota un po' più grande, riusciamo a ripiazzare il tablet defunto. Quindi vi ringrazio sempre, ringrazio tutti voi dell'aiuto, del sostegno, dell'affetto che mi dimostrate, che mi dà sempre un po' di coraggio di portare avanti queste cose. A tutti voi un caro saluto, una buona giornata qua dal Pirata del Lago. Ciao!